Quest'oggi ho un annuncio molto importante da farvi, ossia che finalmente siamo vicini alla mia prima gara in KZ. È da moltissimo tempo che lo sto aspettando, ma finalmente ci siamo. Comunque di certo non c'è ancora nulla, ma è molto probabile che nel prossimo mese correrò con il mio Tony Kart nella KZ. E allo stesso tempo è molto probabile che la competizione si svolgerà con le Vega SL4, nonché le Vega rosse. Quindi oggi vi porto con me nel mio primissimo allenamento per questa gara, in cui oltre a provare le gomme proverò anche le mie primissime partenze per arrivare il più preparato possibile. Perciò bando alle ciance e iniziamo subito, quindi andiamo a provare sta figa di una gomma. sì, dai. Quelli che avete appena visto sono 2 giri del mio primissimo turno con la Vega rossa, e come probabilmente avete già visto, con questa gomma si fa molta più fatica a girare rispetto alla LeConte. Infatti, per chi non lo sapesse, la Vega SL4 rispetto alla LeConte SVB ha una mescola più dura, il che significa che offre prestazioni nettamente inferiori a favore di una durata maggiore. Andiamo quindi a vedere dove sono i vantaggi reali della LeConte su tutto il tracciato rispetto alla Vega rossa, paragonando 2 giri. Già sul curvone veloce ci sono delle notevoli differenze, infatti la LeConte SVB all'uscita di curva 2 ha ben 24 centesimi di vantaggio sulla Vega rossa. Nella frenata dei paddock invece non c'è una sostanziale differenza, arriviamo però ora al secondo settore, che è il più complesso per la gomma. Infatti nella quadra si richiede una velocità di ingresso e di percorrenza molto elevata che mettono sotto torchio la gomma, arrivando ad addirittura 38 centesimi in ritardo per quanto riguarda la Vega rossa. Allo stesso modo accade nella S, che è una curva molto veloce, e arriviamo alla frenata del primo tornante con 56 centesimi di vantaggio per la LeConte. Anche nei tornanti si fatica a mantenere una velocità elevata, infatti il motore tende facilmente ad andare sotto coppia e usciamo dall'ultimo tornante arrivando al traguardo con ben 8 decimi di vantaggio sulla Vega rossa. Insomma, la Vega SL4 sembra perdere tempo sia in ingresso che in percorrenza e anche in uscita rispetto alla LeConte SVB. In particolare questo accade sulle curve più veloci come la curva 2, la quadra e la S. Ed è per questo che non sono ancora riuscito ad adattarmi completamente alla gomma, perché sono abituato al grip maggiore della LeConte SVB. In ogni caso ho ancora qualche settimana per prepararmi alla gara e spero di riuscire ad adattarmi al meglio. Ma ora passiamo alla seconda parte dei test di quest'oggi, ossia le partenze. Premetto che non ne ho mai provata una in vita mia e quella che state per vedere è stata la mia prima in assoluto. Ma non è andata male, dai. Circa. Mi stavo quasi ribaltando dal kart per lo strappo che ho preso. Beh, forse la prima è andata male, ma proviamo la seconda allora. Diciamo che la frizione è qualche ora che sta piangendo dopo questa partenza. Beh, non c'è 2 senza 3, quindi passiamo all'ultima che ho registrato. E dai, questa era ancora accettabile nonostante io debba ancora velocizzare il movimento. Insomma, ci sono ancora diverse cose da migliorare, ma in ogni caso durante l'allenamento darò del mio meglio per renderlo possibile.
Tutto sommato quest'oggi è stata una giornata piuttosto produttiva perché lentamente sto prendendo confidenza con le gomme mentre sulle partenze devo ancora fare un po' di pratica. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video, tra cui anche quello della mia primissima gara. Inoltre vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram in cui annuncerò ufficialmente la gara a cui parteciperò. Alla prossima!